Un orologio particolare questo Tudor Black Bay Pro, particolare perché sicuramente ha fatto discutere sia per la sua estetica sia per ciò che rappresenta nel mondo Tudor, nel mondo della Tudor moderna e anche ciò che rappresenta rispetto alla direzione che Tudor vuole prendere e all'interno del suo catalogo insieme all'ultima novità, ovvero il GMT Steel and Gold, acciaio e oro, quello che riprende, di cui abbiamo già parlato, gli stilemi del root beer di Rolex, segna una precisa volontà di cui vorrei parlarvi in questo video, ma tra pochi secondi dopo la sigla. Iniziamo. Prima di iniziare vi chiedo soltanto 30 secondi per parlarvi un attimo di Chronex.it, lo sponsor che ci consente di girare questo e altri video qui su Tok. E ve ne parlo perché ormai avrete imparato a conoscerlo. Chronex offre un servizio molto interessante nella vendita online degli orologi, perché oltre ad offrire più di 2000 orologi di 50 maison diverse sul loro sito su Chronex.it, è possibile acquistare questi orologi prima provandoli fisicamente presso una delle loro lounge convenzionate e aperte già in Italia, a Roma, a Milano, prossimamente a Torino e anche in altre città italiane. Quindi prima di pagare un orologio online, magari spendendo migliaia di euro, sarà possibile provarlo o anche provarlo assieme ad altri orologi che ordinerete sul sito per la prova in lounge nella loro boutique. Io lo ritengo un servizio davvero molto interessante, potete approfondire su Chronex.it. E ora torniamo a parlare del nostro Tudor Black Bay Pro. Lo abbiamo già visto in parte nell'unboxing che ho pubblicato qualche giorno fa. Un orologio sicuramente bello, un orologio che ha un design a mio avviso molto riuscito, anche se naturalmente riprende alcuni degli stilemi del cosiddetto freccione del Rolex Explorer 2 1655 che ha dato il via a questa particolare referenza. Nel caso di Tudor parliamo del Black Bay Pro, peraltro un nome a mio avviso poco riuscito per quello che è l'orologio. Alla fine si tratta di un GMT o di un Explorer che lo si voglia chiamare, ma nome a parte, un orologio che riprende alcune linee, come dicevo, di Rolex. Sicuramente la ghiera con questo font molto particolare ideato da Rolex e che è assolutamente distinguibile, così come naturalmente anche il freccione delle 24 ore, sebbene il freccione ormai sia in utilizzo a praticamente tutti gli orologi GMT, anche se naturalmente cerca di riprendere quegli stilemi vintage, compreso anche il colore che non è arancione ma è più giallino e secondo me anche più bello in quanto più discreto, così come riprende per esempio il quadrante nero opaco, che è anche un quadrante molto leggibile ed è il motivo per cui è opaco, proprio per evitare i riflessi della luce. Ma questo Tudor Black Bay Pro riprende anche i pallettoni, ovvero gli indici che venivano semplicemente applicati sul quadrante senza i bicchierini di contenimento, bicchierini che in questo caso sono assenti, ma nonostante questa assenza gli indici sul quadrante sono in rilievo, come se fossero dei piccoli bottoni applicati, anche se sono interamente realizzati in materiale luminescente, in superluminova, e questo lo rende davvero molto particolare perché nonostante mantenga un aspetto vintage, in realtà dimostra anche grande attenzione e grande tecnica di realizzazione, cosa che prima evidentemente non era possibile. Da Rolex il Black Bay Pro in realtà riprende anche la corona di carica, che diventa la cosiddetta Big Crown da 8 mm, un coroncione che richiama in tutto e per tutto le forme della corona Rolex, abbandonando invece il classico 1000 righe di Tudor. Chissà se questa novità poi sarà inserita e richiamata in altre referenze di Tudor. Per il momento la troviamo soltanto sul Black Bay Pro, così come soltanto su questo orologio, e spero che poi si traduca anche in una novità per tutti i Tudor, una nuova chiusura, la chiusura così denominata T-Fit, che consente di scarrellare il bracciale di 8 mm, e questo è molto comodo, ma non soltanto è comodo, io ritengo che sia anche fatto meglio del classico scarrellamento del bracciale Rolex, ovvero la chiusura dei Submariner di Rolex che hanno all'interno la cremagliera e
che è possibile scarrellare, se non ricordo male, di 12 mm. La differenza è la realizzazione, perché nel caso del Tudor, nonostante questa chiusura consenta di regolare il bracciale di 8 mm, rimane una chiusura molto piccola e comoda, a differenza del Rolex, e infatti questa chiusura è praticamente grande come la chiusura di un GMT di Rolex e non lunga e grande come le chiusure del Sub, ma allo stesso tempo ha anche un sistema di regolazione diversa e più comodo, perché è realizzato a molla, quindi non avendo il meccanismo di sblocco, scarrellamento e blocco, le consente anche di essere sottile, perché il tutto è regolato, come potete vedere, da una semplice molla che rimette il bracciale in sede dopo averlo alzato per regolarlo. Insomma, delle accortezze tecniche che neanche i Rolex più moderni hanno, non che questo sia necessariamente un plus. C'è chi per esempio potrebbe naturalmente preferire il sistema di regolazione Rolex, però c'è da dire assolutamente che Tudor sta lavorando benissimo, sta andando nella direzione di proporre ai propri clienti, nonostante dei listini sicuramente bassi, quasi un terzo di quelli Rolex, delle novità e comunque delle ricercatezze tecniche e stilistiche anche di assoluto rilievo. Il problema, il difetto, se così vogliamo chiamarlo, di questo orologio sicuramente è lo spessore che è accentuato anche da una cassa più piccola dei soliti 41 mm dei Black Bay di Tudor, tant'è che il diametro di questo orologio è 39 mm come un Black Bay 58, con lo spessore purtroppo però di un Black Bay 41, quindi uno spessore che su un diametro più piccolo in ogni caso si fa vedere. Certo è che per un orologio sportivo, massiccio e tool come credo che debba essere questo Tudor Black Bay Pro, questo spessore onestamente si fa perdonare molto facilmente. Io almeno ci ho fatto immediatamente l'occhio, al polso non è più scomodo di un qualsiasi altro orologio sportivo meccanico che abbia il suo peso, ma il peso insomma non varia rispetto ad altri orologi sportivi con bracciale in acciaio, e di sicuro questa cassa e questa particolare forma, questa parete di acciaio così denominata dagli appassionati, bisogna anche dire che oggi è un tratto distintivo di Tudor, e anche per questo non mi dispiace affatto, proprio perché i Tudor, che sia un 58 che siano invece i Tudor più spessi come il Black Bay 41 o anche il GMT di Tudor, sono riconoscibili anche soltanto di profilo grazie alla forma di questa cassa e anche grazie alle evidenti bisellature che purtroppo i Rolex moderni non hanno e che invece conferiscono a un orologio, e in questo caso a questo Tudor, un aspetto vintage, una sensazione heritage che tantissimi altri orologi non hanno e che una volta messo al polso invece mi ha convinto subito, sebbene in foto non mi aveva dato una buona impressione. Al polso devo ammettere è tutt'altro, soprattutto sotto il sole, grazie alla satinatura radiale di questa bellissima ghiera che devo dire è molto Rolex come il resto dell'orologio. Un Rolex da maltrattare, ecco, così possiamo definirlo, così come una volta era Tudor, ovvero la qualità Rolex a prezzi accessibili grazie a dei movimenti di terze parti, movimenti che oggi sappiamo benissimo essere Kenissi, la controllata di Tudor, è partecipata anche da altre aziende come per esempio Chanel, ma si tratta in ogni caso di movimenti di manifattura ed esclusivi, certamente non movimenti Rolex, ma in ogni caso movimenti di tutto rispetto e che peraltro hanno caratteristiche molto simili ai Rolex, come per esempio le 70 ore di carica con un solo bariletto. Insomma, un orologio riuscitissimo che a me è piaciuto tantissimo, che porto al polso davvero con grande soddisfazione e credo che lo terrò per un bel po'. È uno di quelli che voglio tenere al polso, insomma, e godermi soprattutto in estate. Ma prima di salutarvi vorrei sapere che cosa ne pensate, ne parliamo assieme come al solito nei commenti. Noi invece ci rivediamo qui su TOC in una prossima puntata.